Okay, so we will pray. Don't forget Sebastian's dad and the saints in Ukraine. Pregheremo, non dimenticatevi del padre di Sebastian e dei santi e credenti in Ucraina. Okay. Who is It was maybe whose turn? Aldo. Or David or Grazie Signore anche per oggi, grazie Signore che siamo nella tua presenza, benedici la tua parola, benedici tutto ciò che ci potrai donare, grazie ancora perché siamo pronti a ricevere da te, le profonde benedizioni, di tutto ciò che elargisci di giorno per noi. Grazie ancora, benedici la tua parola nel nome di Gesù. Okay, I'm going to shut this door. You got so it won't bother me when people walk by and stare at me. Okay. So this morning we begin with chapter 10, Stamattina iniziamo con il capitolo 10 and we'll finish the book. e finiremo il libro. Chapter 10 through 12 Capitoli da 10 a 12 record Daniel's last vision. riportano l'ultima visione di Daniele. So this is his fourth and final one. Questa è la sua quarta e ultima visione. Do you remember the other ones? Vi ricordate le altre? 7, 7, 8, 8 and 9. e 9. Now, chapter 10 will introduce the vision. Capitolo 10 presenterà la visione. Okay. Chapter 11 is the vision. Capitolo 11 è la visione. And chapter 12 is like an epilogue, E il capitolo 12 Okay. agisce come funge da epilogo, closing the vision off and the book. chiudendo la visione e concludendo il libro. Okay. You've had the time to think about the first 9 chapters. Any questions before we dive into Avete Chapter avuto l'occasione di riflettere sui primi 9 capitoli. Domande prima di approfondire adesso gli ultimi 3 capitoli. Yes, sir. Capitolo, mi sembra capitolo 8, i 2300 giorni che parlavamo Steve e Martina, c'è riferimento anche alla fine dei tempi di quei 2300 giorni o soltanto per la profanazione del tempio? The 2,300 days or Yeah. days that we talked about yesterday, chapter 8, Right. morning sacrifice, evening sacrifice, is that also projecting into the future, or is that simply for the desecration of the temple? Okay. The word sacrifices is not in the text. It's just evenings and mornings. La parola sacrificio non è nel testo, si tratta solo di sere e Okay. mattine. So I added that. Io ho because- aggiunto sacrificio. So I think those are 1,150 days, Credo che sono 1150 giorni, an evening and a morning. mattina e sera. Okay, and so that's what, a little over 3 years. E dunque il calcolo risulta essere un po' più di 3 anni. Okay, historically, we know that Antiochus went into the temple and desecrated it in December of 167. Storicamente sappiamo che Antioco è entrato nel tempio per profanare il tempio nel 167 prima di Cristo. 3 years later to the day, 3 anni dopo, al giorno stesso, they took it over, kicked out Antiochus's troops, and cleansed the temple. l'hanno ripreso il tempio, hanno
cacciato l'esercito di Antiochio e hanno purificato il Tempio. Where would we know that from? Da dove abbiamo questa informazione? Secular history, Dalla storia secolare. okay? Because it's well documented È ben documentata by Josephus, da Giuseppe, Flavio, Herodotus, Erodoto and the Maccabees. e i Maccabei. Okay, the books of First and Second Maccabees. That's what it's all about. I libri di prima e seconda Maccabei raccontano questo evento storico di Antioco e della profanazione del Tempio. Yeah, and it's kind of like when Nebuchadnezzar has the vision of the statue or the dream. E possiamo paragonarlo alla visione o al sogno di Nabucodonosor quando sogna The della head of statua, gold, la the testa d'oro, chest of silver. il petto di Okay. argento. Well, history proved out what it was. La storia ha rivelato vera quel sogno, quella statua. Okay, so yesterday I made mention about this 1150 days is a little more than 3 years. Ieri ho detto che i 1150 giorni è un po' più di 3 anni. So, a good guess Se indoviniamo, and we Bene. have record of a letter that Antiochus sent saying you need to stop the sacrifices. abbiamo prova di una lettera mandata da Antioco ai capi religiosi dei giudei ordinandoli di porre a termine il Okay. sacrificio. So that's probably the fulfillment of that. Quindi probabilmente è un adempimento di questo. Okay? Or if you take the 2300 as days, Altrimenti, se prendiamo 2300 come giorni, then that's a little over 6 years. questo ti riporta in avanti a circa 6 anni, un po' più di 6 anni. And that could work too because that's about the time that Antiochus came into the land. E questo può anche essere valido come tesi, perché in quel momento, circa 6 anni dopo, Ok. Antioco è entrato nella terra promessa. Does that make sense? Ha senso? La domanda mia però era se negli ultimi tempi è riferito una profezia adempiuta o c'è anche, stiamo vedendo delle profezie adempiute in parte, parzialmente, e alla fine dei tempi se è legato all'Apocalisse anche quelli 2300. Yes, but my question just dealt with whether the 2,300 days is partial fulfillment with Antiochus and Oh. full fulfillment with Antichrist in Revelation. Yes. Sì, It was fulfilled by Antiochus. sì, viene adempiuta storicamente da Antioco. That was the immediate fulfillment. Questo possiamo considerare come l'adempimento immediato. Okay. But chapter 11 now is going to tell us that looks like something even further out. Ma il capitolo 11 ci dirà Ok. che questo è in verità ancora da pienamente adempiersi, All right. quindi più a distanza. So, a you- distanza. You have to kind of put things together. Quindi devi cercare di riconciliare le cose. There's the prophetic wink with the statue, you C'è know, l'occhietto profetico con la statua, the 10 toes. What's le that? 10 dita. Cosa sono queste? Okay. There's Rome, but what's the 10 toes? C'è Roma, ma Right. cosa sono le 10 dita? Then when you get to chapter 7, Poi quando arrivi al capitolo 7 oh, 10 horns. Now we got another little horn coming up. abbiamo un progresso nella rivelazione che ci è data. Le 10 dita sono 10 corna e c'è un piccolo corno che sorge da essi. All right. Then chapter 8, we have the 4 horns after Alexander. Poi al capitolo 8 abbiamo le 4 corna dopo Alessandro And one comes up out of that. e uno sorge Ok. da queste 4, That's Antiochus. Antioco. But remember those statements. This applies
to the latter days. Ma le frasi che circondano, le espressioni che circondano queste visioni progressive sono: questo si applica agli ultimi giorni. Does that help? Ti aiuta? It's progression. È una progressione. By the time we're done with 11, Dal momento in cui concludiamo il you're going to capitolo look back 11, and you're going to go, oh, I get it. tu guarderai indietro e dirai: ah, ho capito. Those 10 toes 10 dita are future Roman-ish. è una sorte, un tipo di impero romano. Can you translate Roman-ish? Yeah. Okay. Then, Tipo di di impero and then romano. it's also a Greek-ish. E anche una sorte di impero greco, Empire. tipo. In chapter 9, one like Titus Al capitolo 9, uno come Tito will destroy the temple. distruggerà il tempio Okay? And also stop sacrifices. e porrà fine ai Because sacrifici. that's in the next verse referring back to a guy like Titus. Perché questo capita nel prossimo versetto, Ok. facendo riferimento a uno come Tito. So the last empire is Roman-ish, Greek-ish. L'ultimo impero è tipo di Roma, tipo di Grecia. I would even, I'll kind of go out on a limb here, even Babylonian-ish. Io mi avventurerò nel dire anche tipo di Babilonia, All right? Because Nebuchadnezzar built that statue. Look what the beast is going to do in the end. perché Nabucodonosor ha eretto quella statua e più tardi la bestia metterà in pratica. Right? The false prophet is going to make an image and everybody's got to bow down to the beast. La statua verrà a livello della progressione rappresentata dalla bestia. Il falso profeta farà Yeah. un'immagine nella fine e tutti dovranno prostrarsi a quell'immagine, alla bestia. Yeah. Okay. But that is a great question, but it's the progression of information. And I'm sitting here going, oh, I can't wait till the next session when we're at chapter 11 when it all comes together. Sì, è una buonissima domanda, ma fa riferimento a quello che stiamo vedendo dal libro, una progressione di verità, e io sono qui perché mentre ti sto rispondendo dico: non vedo l'ora di arrivare al capitolo 11 perché risponderemo a tutta questa crescita nella trama. Okay, so hang tight. Quindi reggetevi forte. Yes. Did you have a question? Avevi una domanda? Sì, la mia era più, siamo nel campo della speculazione, se lui aveva un'idea o qualcosa che aveva nel tempo pensato riguardo a queste tipologie che rispecchierà questo regno ultimo e futuro, cioè rispetto a come è il sistema mondiale oggi, se aveva qualche idea rispetto a questo regno, che cosa Mine is more just speculative, but based on what we see present day, can you hint at, or can you already have an idea of what will be the Romanish, Greekish, Roman beyond empire that we'll see at the end? My guess is as good as yours, or maybe worse. La mia congettura è buona come la vostra, o forse Okay. peggiore. There are three absolute facts regarding the last days. Ci sono 3 fatti assoluti riguardo gli ultimi giorni. There's really not a lot of detail. There's detail about Antiochus, and he's a type. In verità non c'è non ci viene dato non ci vengono dati molti dettagli. Ci sono dettagli su Antioco e lui è un tipo. Yeah. I mean, we know there's going to be a mark of the beast and, things like that, but we don't Sappiamo- really have a lot of the details we would wish to have. Sappiamo che ci sarà il marchio della bestia e Okay? altre cose relative, però non abbiamo molti dettagli riguardo la concretizzazione di questo regno alla fine.
So here's what I say. The three undeniable characteristics about the last days. Ecco quello che sostengo io riguardo tre Alright. fatti innegabili riguardo gli ultimi The giorni, last of the last days. gli ultimi degli ultimi giorni. Number one, Numero uno, apostasy. l'apostasia. We are told that, right? Ci viene detto, Both general, everyone anti-God, and specific, people are defecting from the church. cioè, apostasia generale, il mondo è contro Dio, e poi più specifica, la Chiesa, le persone abbandonano, i credenti, detto Ok. così, abbandonano la Chiesa. If you see a lot of apostasy, Se vedi tanta you apostasia, might be in the last days. forse sei negli ultimi giorni. Secondly, Secondo, a hatred of Israel. un odio per Israele. I mean, if you see a lot of hatred for Israel, you might be in the last days. Se tu vedi tanto odio crescente per Israele, forse sei Ok. negli ultimi giorni. That's the big one, the nations against Israel, right? Questo è uno dei grandi, cioè le nazioni che si radunano contro Israele. And last would be globalism. L'ultimo sarebbe la globalizzazione. In order for the Antichrist to install an economic system where he can control and put marks in people, Perché there l'anticristo, has to be some aspect of globalism. perché l'anticristo possa stabilire un sistema mondiale che può controllare l'economia, la moneta unica, che può inserire il marchio della bestia sulle persone, ci deve essere un mondo molto interdipendente, intrecciato e collegato. And that would be the end of my prophecy conference. E quella sarebbe la fine della mia conferenza sulla profezia. I mean, those are facts, big picture facts, but Questi- everything else would be speculation. Questi sono fatti a livello di quadro grande, ma tutto il resto è speculazione. Yeah. So I think Daniel helps us. Hey, is there a hatred of Israel? I mean, could some guy like Antiochus do this? Daniele perciò ci aiuta, ci dà un certo discernimento, un termometro, diciamo. Oggi c'è un Yeah. odio per Israele crescente, potrebbe un capo guidare quest'odio? Now, what the 10 nations or kings or kingdoms are or is, I don't know. Quali sono le 10 nazioni? Non lo so, But ma it has to have some connection to the previous Roman Empire. ha qualche collegamento all'impero romano precedente. So I think it's safe to say geographically, Perciò credo che siamo sicuri nel parlare della geografia, militarily, like a fighting machine. And that's the Antichrist. You're going to see he is going to be one bad military dude. a livello militare. L'anticristo sarà caratterizzato da Ok. una potenza militare. So maybe, I mean, we get glimpses of it. The UN, NATO, what if all the Muslim world joins with Europe? There's your Roman Empire there. Abbiamo degli accenti che vediamo, Nazioni Unite, l'Europa, 5 representatives from each. l'Unione Europea. Se il mondo musulmano dovesse trovare un accordo con l'Europa e si aggiunge North Africa, Egypt, Iran, Iraq, and Turkey. There's 5 kingdoms right si there. aggiunge all'Europa, si forma un blocco. Abbiamo l'Africa del Nord, la Turchia, l'Iran. Ecco, le nostre regioni si stanno sviluppando. And then, Europe, you have England, and it might be divided up in In Five Europa part. abbiamo l'Inghilterra, potrebbe dividersi in Europa isola, Inghilterra isola, Europa continente. I think something like that. Io credo che qualcosa di simile si manifesterà negli ultimi tempi. Now, it doesn't involve the entire earth Non because armies from the east, China, are going to come after the Antichrist. Non comprende tutto il mondo, perché sappiamo che ci saranno
dalla Bibbia che ci saranno eserciti dall'Oriente tipo Cina che cercheranno di attaccare l'Anticristo. It's not really pretty. You know, like the United States and other countries, maybe they're going to be hostile to the Antichrist. That's why there's so much war. Forse non sappiamo, ovviamente, ma probabile che gli Stati Uniti vedrà l'Anticristo come ostile, perciò lo attaccheranno anche loro, ed ecco per cui alla fine Gesù parla di tante guerre. Okay, that's my, humble opinion of which I have a high regard. Questa è la mia umile opinione di cui ho tanta stima. Would you add any more speculation to that? I get really nervous when I start speculating. Aggiungeresti più cose per quale speculare? Io divento un po' ansioso, agitato quando entriamo nella speculazione sugli ultimi tempi. Did you hear me say something like that a lot? Like, because I'm not Io sure. spesso dico qualcosa simile, tipo, perché non sono sicuro, quindi sottolineo che è un'approssimazione. But I would think we're in the last of the last days, wouldn't you? Globalism, hatred of Israel, apostasy. Però io direi che siamo negli ultimi degli ultimi giorni, non direste voi? Globalizzazione, odio per Israele. I think it's safe to say that. Israel's back in the land. Io credo che potremmo dire questo, essere un po' più fuori dalla congettura. Israele è tornata nella terra. Okay. Chapter 10, verse 1. Capitolo 10, versetto 1. In the third of Cyrus, king of Persia. Nel terzo anno di Ciro, Ok. re di Persia. From now on, you have Persian kings in the empire. Da ora in poi abbiamo re persiani nell'impero. In other words, one of the horns grew to be more prominent over the other horn. Remember that on In the altre parole, uno dei on the ram? corni è cresciuto, vi ricordate, sul montone, corno cresce ed è più potente di tutti gli altri. Okay, this is 2 years after Daniel received the revelation in chapter 9. 2 anni dopo, Daniele ricevette la rivelazione dal capitolo 9, quella che vediamo dal capitolo 9. Now, remember too, I think Daniel could have been discouraged. I mean, on one hand, God was letting the people go back. Ricordatevi, Daniele può essere anche scoraggiato a questo punto. In parte il Signore sta riportando il suo popolo nella terra promessa. On the other hand, most did not want to go back. Dall'altra parte, molti di loro non vogliono tornare. They were comfortable. They had businesses after all these decades in Babylon. Si sentivano a loro agio, avevano delle imprese, insomma, lavoravano in Babilonia. So, few cared about going back and rebuilding the city. Diversi non gli interessava proprio tornare per ricostruire la città. We have a list of all the families that went in Ezra and Nehemiah. Abbiamo un elenco di tutte le famiglie che sono ritornate in Estra e Neemia, But hundreds of thousands of Jews were left still in Babylon. ma centinaia di migliaia di giudei rimasero in Babilonia. In Ezra, we see that only 46,000 went back, In Esra vediamo che soltanto or 46.000, 42,000. o scusate, 42.000 tornarono. Okay, so Daniel's dream was that after the 70 years captivity, Il sogno di Daniele, they would return home. cioè dopo la cattività dei 70 anni, Ok. 70 anni, il popolo tornerebbe a casa. Daniel wants to know that the proper worship in the temple will be restored and the city will be rebuilt. Daniele vuole sapere se o quando l'adorazione giusta verrà restaurata e il tempio verrà restaurato. So he's probably mid-80s again. He's older. Qui Daniele forse di nuovo è un uomo anziano, ottantenne, forse un po' di più. And why didn't Daniel go back? Perché Daniele non è tornato? I don't know. Maybe he was too old for the trip, or maybe he was kind of discouraged. Not enough were going back anyway.
Non lo so, non lo sappiamo, forse era troppo vecchio per affrontare il viaggio, forse era scoraggiato e non credeva veramente che il popolo tornerebbe. So it says here, he received a message Dice che ha ricevuto una parola and the message was true and one of great conflict, warfare. la parola era vera e la parola stessa che Ok. riceve predice una grande lotta. That is a tip on what's going to be in this vision is a lot of warfare. Questo è un indizio di quello che vedremo in questa visione ultima. C'è tanta guerra. Okay. So then Daniel understood the message and he had understanding of the vision. Daniele capisce il messaggio e ha comprensione della visione. So Daniel says, in those days, at the end of verse 2, Versetto 2. I was mourning for 3 weeks. In Now, quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane. and we know these are 21 days because you can't fast for 3 years. E sappiamo che questi sono giorni. Okay. Sono 21 giorni perché non puoi digiunare per 3 anni. Verse 3, he does not eat any good food or tasty food, Versetto 3, non mangiai nessun cibo prelibato, no meat or wine. I mean, he's really fasting né and thinking carne about all of né this. vino. Lui è proprio in profondo digiuno, toccato profondamente da questa verità. Yeah, he didn't put ointment on and wash up. He was just focused. Non si unge il corpo, il capo, non si veste neanche o cambia per prepararsi, insomma è concentratissimo. Now, verse 4, on the 24th day of the month, this is Passover, Versetto 4, il 24esimo giorno del primo mese, la Pasqua, or just after it, the 14th through the 21st, is just after Passover, and he's been fasting. o un po' dopo la Pasqua, lui è in digiuno. This time he's beside the Tigris River. Questa volta lui è accanto sulla sponda del fiume Tigri. Before he was down at another city, Susa, at the river Ulai, in chapter 8. Nell'ultima visione era sulla sponda era sulla sponda del fiume Ulai al capitolo 8 nella città di Susa. So he lifts his eyes. Alza gli occhi, There's a man dressed in linen, ecco un uomo vestito di lino all right, a belt of gold, che aveva ai fianchi una cintura his d'oro body like beryl. e un corpo come crisolito. Okay, so this is a heavenly being. Abbiamo perciò un personaggio Okay, celestiale davanti a lui, divino. his body was beryl, and he had the appearance of lightning and flaming Il eyes. suo corpo era come crisolito, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, braccia, piedi. Okay, and in his arms, his arms were gleaming, polished bronze. Rame splendente sono le sue braccia e i suoi piedi. Okay, so who is this? Chi è costui? We'll find out. Lo scopriremo. Okay, so we'll keep reading here. Continuiamo a leggere. So Daniel was alone, verse 7, Daniele, versetto 1, è da solo. or he alone saw the vision, sorry, Lui da solo vide la visione. but the men who were with him did not. E dunque, lui vede la visione, non è da solo, ma However, da solo lui vede la visione, gli uomini non la vedono. They knew something big had just happened to Daniel. Gli uomini insieme a lui non la vedono, però si rendono conto che qualcosa di grande è accaduto a Daniele. They didn't see the vision, Non vedono la visione, but they saw enough to know we need to run. vedono abbastanza
vedendo Daniele come lui è colpito, per dire dobbiamo fuggire via. They saw the gleam or the glowing of this individual, maybe. Vedono lo splendore di questo individuo. Okay? So, that is the introduction, all right, to this vision. Questa è la presentazione della visione, l'inizio. All right. Now it gets real interesting here. Ora diventa molto interessante. In verse 7, Versetto 7. I can't see that. Is that verse 7 up there? Okay. Is it now? There. All right. So, there was no strength in him. Look at verse 8. Guardate il versetto 8. Io rimasi solo, senza forza. He turns white. We've seen that several times already. Il mio viso cambiò colore, più pallido, l'abbiamo già visto Ok. diverse volte, abbiamo visto questa reazione. And so he just falls on his face. Lui cade Verse 9. faccia a terra, versetto 9. He faints when he hears this person talk. Sviene quando sente la voce di questa persona. Okay? Incredible scene here. Verse 10. Una scena incredibile, versetto 10. All right. Then a hand touched me, just like it almost sounds like Revelation with John. Poi mi toccò una mano, suona proprio, è come un eco di Apocalisse quando Giovanni viene toccato sulla spalla. Okay. Remember when he sees Jesus Vi ricordate quando vede Gesù in chapter 1 of Revelation? al capitolo 1 di Apocalisse? Okay. So this hand touches him. Oh, Daniel, man of high esteem. Daniele, uomo molto amato. Okay, that's the second time in the book he's been called a man of high esteem. Seconda volta nel libro che lui viene chiamato uomo molto amato. So understand the words that I am about to tell you. Cerca di capire le parole All right. che ti rivolgo. And so stand up. Alzati dunque. All right, I have been sent to you. Sono stato mandato a te, So da te. he stood up trembling. Quindi si alza Okay. tremante. Now here's what the angel, here's what the person said. Ecco ciò che dice I gave la it up. persona, l'angelo. Oh, Yeah. gli ho dato Because lei. that initial description sounds a little bit like the description of Jesus in chapter 1 of Revelation. Perché questa descrizione iniziale assomiglia molto alla descrizione di Gesù in Apocalisse 1. But a lot of times, or several times, even in Revelation, an angel is described very similar. Ma molte volte anche in Apocalisse un angelo viene descritto come viene descritto Gesù. In chapter 10 of Revelation, there's a very similar angel who stands there with his feet on the one on the ocean and one on the land, fiery eyes. Al capitolo 10 di Apocalisse c'è un angelo molto simile a Gesù, poggia i suoi piedi uno sulla terra, uno sul nell'oceano, occhi fiammeggianti, insomma molto simile alla visione di Gesù al capitolo 1. Okay. So here it comes, verse 12. From the first day that you set your heart to understand. Ecco il versetto 12. Dal primo giorno Okay. che tu ti sei messo in cuore And- di capire And you humbled yourself before God, e ti sei your umiliato words were heard. davanti a Dio, So he was fasting, so it seems like something was really bothering him. lui era in digiuno e era appesantito And he's trying to understand this. e sta cercando di capire. Again, I think maybe, man, not everybody wants to go home, something like that. Penso che ciò che gli passa per la mente, non tutti vogliono andare a casa, perché? Okay? We heard your words. Dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire, abbiamo udito le tue parole All right? And we were on our way to answer you. e stavamo venendo per darti una risposta. Verse 13, Versetto 13. but the prince of the kingdom of Persia withstood us. Ma il Or me, singular, capo me. del regno di Persia m'ha resistito. All right?
So this is a glimpse into the spiritual realm. Questo è proprio uno sguardo, un'apertura qui nel mondo o al mondo spirituale. Okay, so I don't think this is Jesus Io perciò non credo che questo sia Gesù, because he wouldn't need help to fight another bad guy. perché Gesù non avrebbe bisogno di combattere un Ok. cattivo. And in Revelation, again, there's warfare in heaven. Michael throws the Satan and the demons to the earth. In Apocalisse abbiamo guerra nei cieli. Michele getta Satana e i suoi demoni giù sulla terra. So, for 21 days, this angel was held up Per 21 giorni from answering Daniel. quest'angelo viene trattenuto dal dare una risposta a Daniele. Now we know the 3 weeks were 21 days. Ora sappiamo che le 3 settimane di cui abbiamo letto sono 21 giorni. Then Michael, the chief prince of your people, right? Dopodiché Michele, il capo, principe del tuo popolo, Which we will see in chapter 12, first part of chapter 12. che vedremo nella prima parte del capitolo 12, Michael is one of the chief princes. So there is an order in the angelic realm also. Michele è uno dei capi, Alright. dei principi angelici, cioè in altre parole qui vediamo una gerarchia nel mondo angelico. Seraphim, cherubim, I serafini, i cherubini, the beings around the throne, le creature intorno al trono, 24 elders, which I think are angels. i 24 anziani che io credo Ok. siano angeli. And now you have other angels who are guarding Israel and other nations. Ora abbiamo altri angeli che custodiscono Israele e altre nazioni. Angels even serve us. Gli angeli servono anche noi. My angel's really busy. Il mio angelo stamattina proprio non è presente, ha da fare altrove. He's probably like, this guy is really too hard to work with. Il mio angelo ha detto questo qui è troppo difficile. So, by the way, we're going to go to Revelation. You're going to see the same scene here. A proposito, adesso A ci very similar sposteremo, scene. fra poco ci sposteremo in Apocalisse e vedremo la stessa scena o All right? simile. So the end of verse 13, if Michael had not come, I would be left there fighting the king of Persia, or the prince of Persia by myself. Alla fine del versetto 13 Paraphrase. dice se Michele non fosse venuto, io mi ritroverei nel combattere il principe della Persia da solo. All right. We're not told to delve into the spiritual realm, but there is one. Non ci viene incoraggiato a sondare il mondo spirituale, ma c'è uno, lo vediamo qui. The angels and demons were really busy around the time of Christ's birth. Gli angeli e demoni sono molto attivi durante la prima venuta di Cristo. Okay. And in the end, regarding Israel, they're going to be really busy again. E alla fine ci sarà altra attività intensa intorno ad Israele alla fine dei tempi. All right. You remember Elijah and the little boy? Vi ricordate Elia e il It was piccolo that First bambino? Kings, right? Prima re? And he said, "Look, there's more of them fighting for us than Dice, fighting for them guarda, ci sono più di loro che combattono per noi che combattono per over the loro. battle of Dothan." Riguardo la battaglia di Dothan. So they got a glimpse into the battle going on around them and over Hanno them. avuto il privilegio di avere un piccolo sguardo Ok. alla battaglia spirituale dietro quella umana. So it seems like even on the demonic side, they have realms. The demons have realms. There's one who's over Persia. Sembrerebbe a quanto pare che anche dal lato dei demoni c'è una gerarchia nel mondo oscuro. Abbiamo il principe della Persia, Okay. There's the prince of Italy. c'è il principe dell'Italia,
who's trying to mess your country up. che sta cercando di rovinare il vostro paese, You know? So in the demonic realm. nel mondo demoniaco. Okay? So verse 14, Versetto 14. now I have come to give you understanding of what will happen. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà. Okay, watch this now. Ascoltate bene qui. To who? A chi? The church? A chi avverranno queste cose? Alla Chiesa? I don't think so. Non credo. Your people, the Jews. Al tuo popolo, i giudei. When? Quando? In the latter days. Negli ultimi giorni. Okay? Because the vision pertains to days yet future. Perché la visione appartiene a giorni nel futuro ancora da venire. Okay. So we're almost to chapter 11, and that's going to be the content of the vision. Siamo quasi al capitolo 11 che presenterà o elaborerà il contenuto della visione. Which is going to be a lot of conflict. E il contenuto di questa visione comprenderà tanto conflitto, Both in the near future, sia nel futuro vicino, Antiochus, prossimo, Antioco, and in the far future, e nel futuro lontano, somebody like him. qualcuno come lui. Both of those elements are going to be in this vision. Tutti e due di questi elementi saranno presenti in questa visione. All right? Any questions? Domande? Spiritual battle, especially concerning the future of Israel. Yes. Question. So are the angels able to hear our prayers as well? I would imagine, yes. Gli angeli sono in grado di sentire le nostre preghiere? Credo di sì. Yeah, there is an altar in front of the tabernacle in heaven, which is the prayers of the saints. C'è un altare, il tabernacolo dei cieli, che sono le preghiere dei santi. There's an angel that's over that altar. C'è un angelo che custodisce quell'altare. So, I would think so, huh? Io direi di sì. How do we reconcile, talk about spiritual warfare, Ephesians 6:12, that says we don't fight against flesh, You don't. blood and flesh, but you, flesh and blood. But you resist. noi riconciliamo nel dire resistiamo, non combattiamo. Don't fight them. They're bigger than you. Non li combattere, sono più grandi di te. These charismatics who go out and, fight demons, Questi carismatici che vanno in giro combattendo demoni, that's crazy. è pazzia. The demons are just laughing at them. I demoni What are you going to do? Stop a demon? ridono di loro. Cosa farai? Fermerai un demone? Yeah. Stay away from it. Allontanati da All right. loro. Just resist. Resisti. All the weapons are resisting. The only offensive weapon is the Word of God. Tutte le armi in Efesini 6 sono armi di difesa, l'unica offensiva è quella della parola di Dio. As a matter of fact, trying to get into the spiritual realm is forbidden. Infatti cercare di entrare nel mondo spirituale è proibito. Just know, there's a battle around us, and God has His angels watching over us. Devi solo sapere, c'è una battaglia intorno a noi Okay. e Dio ha i suoi angeli che combattono per noi. I've seen these charismatics, they'll march around a city, praying the demons away. Ho visto questi carismatici che marciano intorno a una città pregando che i demoni fuggono via. They're no match for the demons. Non sono proprio una sfida per i demoni. So we just resist. Noi resistiamo.
By the power of the Spirit, right? secondo la potenza dello Using the Spirito, Word of giusto? God in us. Usando la parola di Dio in noi. All right. I got enough of my own internal battles to deal with the spiritual warfare. Io ho già tanti problemi miei a livello I mean, interiori. outside La of mia myself. santificazione, che passare del tempo a cercare altri problemi nell'andare appresso a demoni. Yeah. What is this battle about? What's going on? Well, we're going to get to it. That's in the vision. Yeah. Sì, di che cosa riguarda questa battaglia? Yeah. Ci arriveremo se So- nella visione. I do think this, that as we get toward the end and Jesus is coming real soon, Satan knows that he knows his time is limited. Io so questo, che più ci avviciniamo alla fine, Gesù sta avvenendo, Satana sa che il suo tempo sta per scadere, Yeah, the demonic activity will increase big time. l'attività dei demoni aumenterà con gran forza. In Revelation, you have demon armies. In Apocalisse abbiamo eserciti demoniaci. I think there are human armies controlled by demons, 200 million of them. Credo che ci sono eserciti controllati da demoni, forse 200 milioni e passa. And in the last 3.5 years, Satan is cast to the earth with his demons. Negli ultimi 3 anni e mezzo Satana viene gettato giù sulla terra con i suoi demoni. I can't prove this, but I think it might be one of the first times that demons may even be visible. I mean, it is going to be really, really bad. Non posso provarlo, però credo che forse vedremo la prima volta nella storia dell'uomo che i demoni si faranno vedere. You remember that in Revelation Vi ricordate in Apocalisse, chapter 12? capitolo 12? Okay, so there's this battle going on. C'è una battaglia, got another question. Yeah. Possiamo dire che, visto quello che ha fatto Hitler, visto che ha tentato di eliminare tutti i giudei, e quindi prossimamente ci saranno le nazioni che si accerchieranno, possiamo dire che fa parte degli ultimi tempi. Can we say what Hitler did in eliminating the Jews is part of the last days, and so next is the nations surrounding Jerusalem? Well, there's always been a persecution of the Jews. That was a big one. C'era, questa era una grande persecuzione dei giudei, l'olocausto, però c'è stato sempre una persecuzione dei giudei. Yeah. It's leading up to it for sure. Di nuovo, potremmo considerarla Yeah. più come una progressione alla più grande Yeah. e finale So persecuzione I dei think the giudei. Prince of Germany was having a good time then. Perciò credo che il principe della Germania si stava divertendo. Okay. So, he's fighting this Prince of Persia for 21 days. Then Michael comes to help him. Dunque, combatte il principe della Persia per 21 giorni, poi Michele viene ad aiutarlo. Okay. Where we're at? Are we in verse 15? Yeah. Yes. Okay. When he spoke these words to Daniel, again he became speechless. Quando parlò queste parole a Daniele, di nuovo Daniele rimase senza parole. Okay. So then Daniel talks and speaks to him. Daniele perciò gli rivolge la parola. Okay. Oh Lord, as a result of the vision, anguish has come upon me because he sees it's full of conflict. Mio Signore, questa visione mi ha riempito d'angoscia, perché vede che questa visione riguarda guerra e conflitto. I have no strength. Non ho forza, non mi è rimasto Verse alcun 17. vigore. How can a servant of my Lord talk with me like this? Versetto 17. Come può parlare
il servo del Signore può Ok. parlare, come può parlare mio Signore a me ormai? I mean, this thing about killed him. He said, I have no breath in me. Non ho più respiro, non riesco più a sostenere questo dialogo. Okay? And we'll see why when we read the vision. E noi vedremo perché quando leggiamo la visione, Okay? quando capiamo la visione. So again, still in chapter 10, it's just the introduction. Perciò sempre al capitolo 10 è soltanto l'introduzione. And you can tell what he had seen was really a lot of bad stuff. Quindi ciò che vede questa persona che parla a Daniele, incominciamo a capire che quello che ha visto è proprio drammatico. Now for the third time, this angel says to Daniel, "O man of high esteem." Per la terza volta quest'angelo dice a Daniele: "O uomo molto amato, Peace be to you. Take courage, just like the words to Joshua. Take courage. non temere, ma coraggio, sii coraggioso", la stessa esortazione a Giosuè. And be courageous. Sii coraggioso, sii forte. So as soon as he said that, Daniel received strength again. Appena ascoltò questa esortazione, Daniele riprende le forze. Okay, so he says, now you can talk to me again because you strengthened me. Ora mi puoi parlare di nuovo perché mi hai fortificato. Okay, verse 20. Versetto 20. And here's the deal, what he said to Daniel. Ecco ciò che dice a Daniele. Do you understand why I came to you? Sai perché sono venuto da te. But I shall now return to fight Ora torno a lottare against the prince of Persia. So the battle's not done. con il re di Persia. La battaglia non Okay. è finita. Michael intervened to help him. So he got a break and ran down and gave the vision and told the interpretation to Daniel. And now he's got to go right back up into the warfare again. Michele l'ha sostituito. Interviene per aiutarlo. Lui può dunque venire, raccontare la visione a Daniele, però adesso deve tornare per continuare il combattimento. And not only that, he says, oh, the prince of Greece is coming after that. Non soltanto, ma dice che il principe di Grecia sta per raggiungere la battaglia. I got to fight the demon over Persia, then I got to fight the demon over Greece. Devo combattere il demone di Persia, poi devo combattere il demone di Grecia. Wow. There's a lot happening in the skies, C'è isn't there? molto che capita nei cieli al di sopra di noi, Around us. intorno a noi. All right. So, verse 21, I will tell you the truth of the writing. Perciò, versetto 21, Ok. ti farò conoscere la verità dello scritto. There's no one who stands firmly with me against these forces except Michael. Non c'è nessuno che mi sostenga contro queste forze tranne Michele. Michael is Israel's prince. Michele è il principe di Israele Okay? And we'll meet him again in chapter 12. e lo incontreremo di nuovo al capitolo 12. All right? So it's pretty interesting, that little glimpse into the battles going on around us. Quindi è molto interessante questo sguardo alle battaglie spirituali che accadono nel mondo spirituale intorno a noi, Especially as it concerns Israel and the fulfillment of God's plan. See, the fulfillment of God's plan. soprattutto per quanto concerne Israele e l'adempimento del piano di Dio. The devil does not want God to accomplish his purposes. Il diavolo non vuole che Dio possa compiere i suoi piani. So there was great battle when the Messiah first came. Perciò l'attività demoniaca aumenta alla prima venuta del Messia. You know, in the form of Herod trying to kill him. Erode che cerca Ok. in questo senso di uccidere Gesù alla nascita. So they failed at that. Hanno fallito in quel momento. So what would the devil's what would he be focused on now?
Il diavolo dunque si concentrerebbe adesso, pensateci, su quale altro evento da resistere e fermare. Yeah, Jesus is the king of the Jews. Gesù è il re dei giudei. If he can get rid of the Jews, Se può eliminare i giudei, now I got him. adesso ho vinto. Right. So that's why there are holocausts, and there will be incredible death and persecution of the Jews in the tribulation. Ecco perché ci sarà, ecco perché abbiamo avuto un olocausto e ci saranno altri, e morte, e morte incredibile, uccisione incredibile dei giudei più avanti nel futuro, durante la tribolazione. Yeah. I mean, it's bad, right? I mean, È brutto. you know, in the Middle East, they train kids on how to kill Jews from when they're little. Nel Medio Oriente preparano bambini per farsi esplodere in mezzo a giudei da quando sono piccoli fino alla loro adolescenza e passa. Reclutano. There's what? 40, no, I can't remember. 40 million Muslims surround Israel. 40 milioni di musulmani circondano Just Israele directly, you know. direttamente. Anyway. So now, again, when you read this, then when you get to Revelation and you see those battles, Perciò, leggendo questo, Daniele, la visione, e poi quando arriviamo in Apocalisse e vediamo la messa in scena di quelle battaglie, Michael fighting the dragon and his demons, that's this. Michele che combatte il dragone e i suoi demoni, ecco Daniele. Okay. Now, I got just a few slides before we take a break. Ho alcuni altri slide prima di fare una pausa. Yeah, just kind of talking about angels and warfare. Parlando di angeli e di guerra spirituale. Michael is an archangel, Jude 1 or Jude 9. Michele è un arcangelo, Giuda 9. Okay. When he disputed with the devil about Moses, Quando disputa con il diavolo riguardo Mosè, he did not bring an accusation. He just said, "The Lord rebuke you." non accusa lui stesso, non accusa Satana, ma dice il Signore Yeah. ti accusa o ti riprende. So they're even cautious. Anche gli angeli, vediamo, sono cauti davanti And a knowing Satana e i suoi demoni. It is the Lord who avenges. E Even the angels know anche that. loro sanno che la vendetta spetta al Signore. Look at Revelation 12:7. Guardate Apocalisse 12:7. There's war in heaven with Michael and his angels against the dragon. C'è guerra nei cieli con Michele e i suoi angeli contro il dragone. His angels waged war, the demons. I suoi angeli fanno guerra, i demoni. And you've heard of that the term, the Lord of Hosts. E hai sentito parlare di quel termine, il Signore degli eserciti. He's the Lord over, the host is the angelic army. Lui è il Signore degli eserciti. Gli eserciti sono i militari angelici, diciamo. Look at this, Genesis 28. Angels of God going up and down the ladder, Jacob's ladder. Genesi 28, angeli di Dio che salgono e scendono la scala al cielo e alla terra. Genesis 32, Genesi verse 1 32, and 2. Jacob went on his way to meet Esau, versetti 1 e 2. Giacobbe va ad and the incontrare angels of Esau God met him. e gli angeli di Dio lo incontrano. So it's not normal. I mean, don't expect angels to be talking to you, but in biblical revelation, there were times when angels broke through to give revelation. Non è normale, non ti aspettare che gli angeli ti parlano, però notiamo che nella rivelazione biblica notiamo la presenza di questi angeli e l'intervento nella vita degli umani da parte di Dio.
Yeah. You remember Joshua 5 Vi ricordate Giosuè 5, when he meets the captain of the host? quando incontra il Of the Lord. capitano degli eserciti All right. del Signore? So Jesus is the divine warrior. Gesù è il guerriero divino. You ever heard that term? Avete mai sentito questa espressione prima? He's the divine warrior in the Psalms and places like this. Nei Salmi è il guerriero divino Ok. e in posti così, Yes, passi così. Jesus is love, of course. Sì, Gesù è amore, But he's the divine warrior too. certo, però è anche guerriero divino. And he commands the angelic armies. E lui ordina, è a capo dei soldati di Dio, cioè l'esercito angelico. Yeah, here's that passage, 2 Kings. Ecco il passo a cui ho fatto riferimento Chapter prima, 6. parafrasandolo. Seconda Re 6. Okay? There were armies and horses circling the city. C'erano eserciti e cavalli che circondavano la città. And Elisha's servant said to him, "Oh, master, what will we do?" E il servo di Eliseo dice a lui: "Oh Signore, cosa faremo?" Don't fear, for there are more who are for us than with them. Non temere, perché ci sono più per noi che contro di noi. And the Lord opened this lad's eye to see the battle E above. il Signore apre gli occhi di questo ragazzo per Ok. vedere l'esercito posizionato in alto sulla montagna intorno. That must have been an incredible scene. Che visione, scena incredibile. Over this battle going on the ground, Al di sopra di questa battaglia che accade he sulla sees terra, a battle with chariots and horses going on around it in the vede spiritual realm. una battaglia con carri e cavalieri spirituali intorno alla battaglia umana. Okay. So anyway, I've got a few others. Oh, I didn't. Scusa, John, Second Chronicles. Signore degli eserciti, il capo del Signore, cioè, prima ha detto, Apocalisse lo dice, il Signore degli eserciti non è Gesù, o è Michele. Is the captain of the Lord's army you mentioned before, is that Jesus or is that Michael? I think it's Jesus. Io credo Yeah. sia Gesù. Michael's the prince of Israel. Michele è il principe di Israele. The angel of the Lord, Christ, is the captain of the host of the Lord. L'angelo del Signore, Cristo, è il capitano dell'esercito del Signore. Yeah. So anyway, here's a couple more references. Altri Second Chronicles 18. riferimenti, seconda cronache 18. Okay, with Micaiah saw the Lord sitting on his throne and the armies standing around him. Michea vede, Micaia vede l'angelo del Signore e l'esercito insieme a lui. Of course, we know at the resurrection, at the tomb, the angels were there as well. Conosciamo anche la scena alla risurrezione, alla tomba di Gesù, gli angeli sono lì. Matthew 18:10. Matteo 18, Don't 10. despise one of these little ones, Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, because their angels in heaven continually see the face of my Father. perché gli angeli loro Wow. nei cieli vedono continuamente la faccia del mio Padre. Then in Del Padre Revelation, mio. you have angels that are involved in actually pouring out the wrath of God. In Apocalisse abbiamo angeli che sono proprio partecipi nel riversare l'ira di Dio sul mondo. So there's a lot going on around us, C'è molto che ci circonda che noi non vediamo, and especially around the events that will bring about the Messiah's coming. e soprattutto intorno agli eventi che susciteranno la venuta, il ritorno del Messia. And then you have the Ephesians 6 passage, right, E poi abbiamo il passo in Efesini 6 that we talked about. che abbiamo appena menzionato. All right, any questions? C'è anche Domande? Gesù quando dice a Pietro, no? Il mio padre manderebbe 12 legioni di angeli in questo momento. Yeah, Jesus tells Peter during the arrest
Put your sword back. Put your sword back. Yeah. My father would send. Sì. Yeah. So you know what? That's encouraging, isn't it? Sapete, mi incoraggia questo, dovrebbe incoraggiarci. Very encouraging that the Mol- Lord is guarding us. Not only He is, but His angels are. Molto incoraggiante, il Signore ci custodisce, non solo Lui, ma anche i Suoi angeli. So when you see a guy like a Hitler or a Putin or whatever, you better know that there's something going on behind that. Quando perciò vedete un uomo come Hitler o anche un Putin, dovete sapere che c'è qualcosa di spirituale dietro di lui. Okay. Scusa Giorgio, nel versetto 21 del capitolo 10 è Gesù che parla in questo caso, questo uomo. So, verse 21, verse 21, chapter 10, is it Jesus that's speaking? No. No. E perché dice c'è rimasto solo, nessuno mi sostiene contro quelli tranne Michele vostro capo. Yeah. Who is the one that's alone? We don't know. It's an angel. Non lo sappiamo, è un angelo. It wouldn't be Jesus who needed Michael to help him. Non sarebbe Gesù perché non ha bisogno Yeah. Gesù di avere l'aiuto di Michele, It's another angel. è un altro angelo. Could be Gabriel. We don't know. Potrebbe essere Gabriele, non lo But sappiamo. the angel is not named. Ma l'angelo non viene nominato. Michael is. Michele viene nominato. What's interesting is how the angelic world works before Christ, during Christ, time, and then after Christ looks different. In all ages, the angelic forces have been battling. More visible than that way, like the vision. I don't follow you. What's Like that? the vision you said you gave Daniel. Yeah. Or I don't think we see it like that now. Is it because It's happening. It's just there were just a few cases in history when God allowed somebody to see into that realm. Mi sembra che il mondo angelico opera diversamente dall'Antico Testamento, da Daniele e oggi e dopo. Yeah. Risposta, Micaiah and Isaiah actually saw the throne room, of God, and John. sì, That's about opera, alcuni momenti veniamo privilegiati durante la rivelazione stessa della scrittura di vedere il processo in cui Dio ispira la sua parola, di vedere questo mondo spirituale, però non vuol dire che non vedendolo non c'è, continua ad esserci. And then you have a few cases like Joshua and Manoah and Mrs. Manoah meeting the angel of the Lord. You have a few of those cases. Abbiamo Micaea, Isaia, come abbiamo visto, che vedono il Signore, poi Giosuè, Manoa e altre figure che incontrano l'angelo del Signore, ma sono rare, eccezioni. And then the angels who met the ladies at the tomb. E poi gli angeli che incontrano le donne alla So tomba. even in biblical history, it's pretty rare. Anche nella storia biblica, nella rivelazione, vediamo che è molto raro l'incontro con gli angeli. Okay. So let me finish by saying this. Finisco nel dire questo. Daniel's vision, or what he's going to see here, concerns the future, La visione di Daniele riguarda il futuro, especially the war against the Jews. soprattutto la guerra contro i giudei. And that's what happens in Revelation. E questo è ciò che accade in Apocalisse. So in both cases, you see big time angelic warfare. In tutti e due i casi, Daniele ed Apocalisse, vediamo un aumento e la presenza forte di guerra angeli e demoni, guerra spirituale. Okay? All right. Va bene, Let's take a facciamo una break. pausa.